ascoltare punti di vista non solo dall'area diplomatica, ma anche degli operatori economici importanti del settore. Inoltre, EARC ha assunto fin dall'inizio questa missione, quella di essere una piattaforma integrativa per riunire le competenze delle autorità centrali e locali, dell'ambiente non governativo, accademico e il settore privato, perché crediamo fermamente che il miglior approccio alla resilienza sia quello basato su tutta la società. La resilienza dei sistemi infrastrutturali si riferisce alla loro capacità di continuare a fornire il servizio da cui dipende la società, anche quando questi sistemi, l'ambiente in cui operano, non si comportano come ci aspettiamo. Di fronte a un mondo che cambia e un futuro sempre più incerto, i nostri sistemi infrastrutturali devono continuare a fornire il servizio da cui dipende la società e il nostro modo di vivere si aspetta che le reti strettamente interconnesse siano disponibili e devono essere sicure e resilienti. Cominciamo la nostra discussione con in che modo la infrastruttura esistente e quella pianificata può essere resiliente ai diversi shock e stress e come può adattarsi alle esigenze di tutti i settori della società. Prego, Sua Eccellenza. Grazie. Ma io comincerei con il constatare il fatto che siamo di fronte a una serie di crisi molteplici che si manifestano in diversi ambiti e che sono di fatto il frutto, la conseguenza, il portato della globalizzazione e le minacce alle nostre società, ancora prima che si parlasse di resilienza, che venisse elaborato questo concetto, erano essenzialmente minacce alla sicurezza fisica o disastri ambientali, quindi minacce derivanti da fenomeni naturali. In Europa è iniziato un cambio di paradigma, soprattutto a metà degli anni 2000, dopo una serie di gravi attentati terroristici, la stazione di Mhm. Madrid, la metropolitana di Londra, l'attentato di Istanbul tra il 2004 e il 2006. E in quel contesto l'Unione Europea ha cominciato a definire degli strumenti e degli standard di protezione delle infrastrutture critiche che però erano essenzialmente limitate ad alcuni settori dell'attività dell'economia e della società, quindi l'energia e i trasporti. Anche noi in Italia ci siamo attrezzati per alzare le difese, le protezioni, attraverso una serie di meccanismi operativi con base legislativa che prevedevano soprattutto un forte coinvolgimento delle strutture, degli uffici presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio del Primo Ministro e il Ministero dell'Interno. Devo dire che in questi ultimi anni la sequenza di crisi che stiamo vivendo, quindi la pandemia, le conseguenze multidimensionali della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, ci hanno confermato come effettivamente la resilienza è una sfida molto più complessa, di carattere anche qualitativo, di fronte alle quali tutti i nostri governi sono opposti. Oggi si potrebbe dire la resilienza è the name of the game, quindi è il nuovo nome, è il nuovo nome del gioco che dobbiamo giocare. Capacità ad ampio spettro dei governi e delle società di rispondere alle minacce per ridurle, minimizzarle, per gestirle. Allo Eh, stesso tempo mi dispiace, allo stesso tempo la resilienza è anche un'opportunità. Sicuramente è anche un'opportunità. È aumentato, diciamo, il novero degli ambiti in cui bisogna essere resilienti, quindi le infrastrutture dei mercati finanziari, il settore sanitario, come ci dimostra la pandemia, è un'opportunità di crescita. Le tecnologie digitali, le tecnologie della informazione e della comunicazione possono aiutare, semplificare la gestione delle infrastrutture critiche e rendere più agevoli anche i processi di gestione. Al tempo stesso, per la grande diffusione della tecnologia digitale, aumentano
le vulnerabilità, le fragilità di sistemi complessi. Nel caso dell'Italia, uno è dovuto al fatto che l'economia italiana si basa su un tessuto di tante piccole e medie imprese, quindi è importante che ci sia cultura della sicurezza diffusa a livello di tutte le imprese. E l'altra, penso per esempio, e vedo questo quadro della città di Venezia di fronte a noi, i grandi flussi turistici che attraversano l'Italia, il mio paese, e è importante che si possa gestire attentamente anche i rischi che la gestione di movimenti importanti di persone può comportare. Quindi opportunità di crescita, ma anche maggiori fragilità e vulnerabilità a cui dobbiamo trovare una risposta. E dei rischi e delle minacce allo stesso Assolutamente, tempo. assolutamente. Grazie per questo intervento e per i suoi pensieri. Adesso do la parola. Sì, grazie. Innanzitutto grazie dell'invito e sono lusingato di far parte di questa discussione. Proverò a portare un punto di vista per quanto riguarda l'impresa. Premetto che l'impresa che ho è sia in Italia ma anche qui in Romania, quindi potrei dare un punto di vista anche di riferimento. E quello che sottolineo sul discorso della resilienza è immaginando non soltanto la parte che ha anticipato l'ambasciatore, ma guardando lato industria o lato imprese che sono sul territorio, penso che puntare sulle infrastrutture su questo territorio, sul territorio rumeno, sia fondamentale, ma anche per riscoprire una serie di cose importantissime che ha il territorio della Romania. Ha un fiume naturale che lo porta direttamente sul mare, quindi pur avendo soltanto una piccola parte diretta sul mare, ha un fiume che offre la possibilità di immaginare percorsi industriali strategici proprio a ridosso del fiume. Quindi investire su una portualità fluviale, portuale, e nello stesso tempo è d'obbligo poter garantire tratti di strada, di superstrada o di strade veloci adeguate per arrivare nelle città più vicine alla costa del fiume. Quindi la mia resilienza è quella di accompagnare le industrie che sono sui vari territori verso sicuramente un mercato interno, ma anche per immaginare un grande export. L'altro scenario o punto di vista che mi piacerebbe ricordare per quanto riguarda la nostra Italia, il passaggio che è stato fatto nelle infrastrutture digitali, no? Dove in qualche maniera abbiamo guardato come faro in principio la Germania, che ha attivato un percorso di 4.0 di reti digitali e che ha generato un grandissimo investimento nei confronti di macchine innovative, macchine che consentono di poter controllare meglio, di poter produrre meglio, in qualche caso anche di sostituire professionalità che, malgrado la scuola sia ancora presente, non è in grado di fornire più, e mi riferisco a tantissimi mestieri. Quindi la digitalizzazione che ha a supporto l'industria, che genera una quantità di investimenti importanti, che hanno la possibilità di creare anche ulteriore occupazione, e questo rafforza la nostra industria nel territorio, ma rafforza per poter competere in maniera globale, come giustamente raccontava l'ambasciatore, che siamo in un mondo globale che subisce una serie di minacce esterne, quindi deve essere gestito. Credo che l'industria del territorio rumeno abbia bisogno anche di questo, non è tutto. Un altro aspetto importante che la fa da padrone è anche il supporto al mondo della scuola, della formazione. Io credo che non esiste una nazione moderna che non abbia una scuola di qualità, che ritorna a fare quello che si è fatto anche in passato. In qualche caso, per circostanze delle sorti o della storia, si è perso un tipo di approccio, quindi un contatto scuola con l'impresa. Questo genera tanta attenzione nei confronti di chi va a scuola,
ma tanta responsabilità da parte dell'impresa. Questo è un piccolo punto di vista perché il tema è molto ampio. Grazie per questo interessante approfondimento sul tema. Grazie. È un punto di vista del settore privato che dà un solid input sui problemi che esistono adesso. Come vedete gli incentivi per ottenere una crescita economica e quali sono le lezioni apprese, le minori pratiche? Anzitutto abbiamo la grande opportunità di destinare importanti risorse alla resilienza e alla protezione delle infrastrutture critiche attraverso strumenti digitali da parte dei nostri rispettivi piani nazionali di ripresa e resilienza, quindi il PNRR italiano e il PNRR di Romania. Noi abbiamo previsto di stanziare alcune centinaia di milioni di euro, sono dedicati essenzialmente agli aspetti difensivi di protezione delle infrastrutture attraverso un forte impulso del ruolo della neocostituita in Italia Agenzia Nazionale per la Cyber Security. E da questo punto di vista noi siamo anche molto interessati, io personalmente come ambasciata, a promuovere occasioni di confronto, di collaborazione con il Direttorato Nazionale di Romania per la Cybersicurezza e guardiamo con grande interesse anche al lavoro comune che potremo fare nel contesto del nuovo centro europeo per le competenze cyber che il Consiglio europeo ha deciso di collocare qui a Bucarest. Sarà molto importante lavorare insieme per elevare gli standard di difesa, di protezione del settore privato, attingendo a ulteriori opportunità di finanziamento molto ingenti che il bilancio dell'Unione Europea ci mette a disposizione. E in questa nota, cosa ci può dire dell'industria 4.0? L'industria 4.0 è stato un grande successo, come accennavo prima, che parte dalla Germania e poi trova un grandissimo successo in Italia. È stata un'occasione unica, fantastica, ha generato una quantità di investimenti. Adesso io ho segnato qualche numero per essere preciso, ma parliamo di miliardi di euro, oltre 7 miliardi di euro. È stato un percorso rilanciato dal 2019-2017, ma ancora oggi è attivo, quindi è un percorso molto lungo che ha messo in condizione tante aziende di poter fare degli investimenti. La cosa importante è che moltissime delle aziende che hanno utilizzato i finanziamenti della 4.0 erano aziende che non avevano mai investito in tecnologie di questo tipo, quindi è stato realmente una spinta per poter entrare e modificare. Naturalmente, quando si parla di 4.0 si parla di macchine innovative, macchine interconnesse con i sistemi digitali dei software dell'azienda è un modo per poter essere moderni. La cosa che ha generato principalmente è anche una crescita per quanto riguarda l'occupazione. In questo caso io non credo che la Romania abbia bisogno di occupazione, mi sembra che ha una quantità abbastanza importante di già occupati, anzi da quello che mi risulta c'è un grande import di forza lavoro che viene dall'estero. Questo è un tema altrettanto importante che impatta sulla resilienza di una nazione. Io credo che digitalizzare per esempio uffici che creano visti o che danno la possibilità di fare ingressi extracomunitari in Romania sarebbe già da subito un piccolo segnale di cosa è la digitalizzazione. Di contro c'è, credo, un altro aspetto ulteriore, un altro programma dove la Romania dovrà farsi la domanda come poter riattirare i tanti connazionali rumeni che sono all'estero. Quindi immaginare un percorso di incentivazione per un rientro in patria che ha un grande bene, che è quello di riunire una famiglia in qualche caso,
dare la possibilità a figli di essere in un nucleo familiare che fa la differenza, avere entrambi i genitori in casa. E un'altra cosa, la spesa sul territorio. Quindi, e naturalmente si dà la possibilità alle aziende che sono sul territorio di avere quelle competenze che in qualche caso mancano in Romania. Quindi riportare le competenze in Romania di connazionali che sono andati via. Questo è un percorso altrettanto importante che passa, l'ho accennato per quanto riguarda la digitalizzazione degli ingressi degli extracomunitari, ma è importante anche per i tanti rumeni che sono in Europa e all'estero. Grazie per il suo intervento. Grazie. Possiamo parlare anche della cooperazione a livello europeo per fornire importanti soluzioni? Sì, prima di risponderle volevo riprendere le considerazioni del dottor Tosto per segnalare come da parte dell'ambasciata, delle imprese italiane, imprenditori italiani, si sia cercato di anche discutere questo tema della digitalizzazione degli uffici e della semplificazione delle procedure di visti di ingresso e di lavoro con il governo romeno, con le autorità romene. A livello europeo è molto viva la discussione su cosa possiamo fare ancora di più per migliorare la difesa delle nostre infrastrutture. Sono stati adottati già degli importanti strumenti di carattere legislativo da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, la direttiva NIS2 e adesso un nuovo strumento dedicato proprio alla protezione delle infrastrutture critiche. Tutti i paesi dovranno implementare questa normativa e per quanto riguarda il nostro paese siamo molto impegnati nel confronto a livello europeo e direi anche a livello NATO, a livello atlantico. Ad esempio, noi vorremmo sempre più che si sviluppasse una sinergia tra strumenti propri dell'Unione Europea e strumenti NATO nel contesto della, per esempio, protezione dei cavi sottomarini, che sono, diciamo, il sistema nervoso delle nostre società e delle nostre economie. È possibile quindi giocare in maniera complementare strumenti che sono propri della NATO e strumenti unionali dell'Unione Europea, perché ogni organizzazione ha una propria specificità, delle proprie competenze, ma è opportuno sviluppare sinergie e essere complementari in quello che è uno dei compiti essenziali anche dell'Alleanza Atlantica, quindi uno dei core tasks è esattamente la sicurezza cooperativa e quindi abbiamo la possibilità di mettere insieme risorse e progetti Unione Europea e NATO. E la connettività ci fa più forti insieme. Assolutamente, assolutamente. Le infrastrutture forniscono una serie di servizi indispensabili per il funzionamento del sistema economico, come le strade, le linee, e i componenti che esaminiamo includono le infrastrutture fisiche, le reti di collegamento e anche i servizi. Sì, come giustamente lei riprende il punto di prima dove ho parlato della esigenza di aumentare la parte degli investimenti, di concentrare, di vedere quanto sia importante la connessione con i porti e le strade che sono necessarie per le imprese, per i movimenti, ma anche per il turismo. Ritornando nuovamente a questo Danubio, che è inevitabile non citarlo nuovamente perché è una infrastruttura notevole, è un'autostrada che taglia l'Europa e collega la Romania in maniera massiccia al mare. Io penso che va guardato con grande interesse questa morfologia del territorio per aumentare gli investimenti su già attuali infrastrutture che hanno tanti anni, quindi potrebbero non essere ben strutturate, ben organizzate, ed è inevitabile investire sulla mobilità su gomma, che fa la differenza anche sul turismo. Immaginare di poter attrarre sempre di più
navi da crociere fluviali e farle ormeggiare nei pressi del Danubio per venire in visita alla città di Bucarest o altre, dobbiamo immaginare un percorso veloce, snello. In mezz'ora bisogna poter arrivare a Bucarest per visitarla. Immaginare una DN4, per esempio, che ha grande complessità, grande pericolosità nell'attraversarla. Nello specifico le imprese hanno difficoltà nel muovere anche cose importanti. Diciamo che più si va avanti, più il mondo va avanti e cresce, più ha bisogno di cose grandi e qualche volta i trasporti sono importanti per quanto riguarda nello specifico la mia impresa. Credo che questo è il punto importante infrastrutturale che le imprese possono aver bisogno da qui in avanti per competere verso il mondo. Un passaggio semplice, ma lo voglio dire: il fatturato nello specifico della mia impresa, che è qui in Romania, è il 99,9% destinato nel mondo. E siamo capaci di attrarre colossi internazionali che in passato non venivano in Romania perché era una fabbrica a quel tempo chiusa, spenta. Oggi stiamo riportando nomi importantissimi e questo deve darci la forza e deve nel chiedere le giuste infrastrutture per continuare a fare bene impresa. Grazie. Adesso come possiamo rispondere, recuperare e adattarci per ridurre al minimo le interruzioni? E maggiore ricorso agli strumenti digitali ci deve aiutare a gestire meglio le infrastrutture, e le interruzioni sono essenzialmente un problema legato alla disponibilità di energia. Quindi nel momento in cui stiamo diversificando le fonti di energia e stiamo cercando di mantenere gli stessi livelli di approvvigionamento per le nostre famiglie, per le nostre imprese, abbiamo anche bisogno di lavorare sulla efficienza delle reti e sulla interconnessione delle reti, e quindi far sì che i diversi operatori possano fare ricorso all'energia anche al di là dei momenti di picco della domanda. C'è un grande lavoro da fare su questo. Sicuramente in Romania noi possiamo presentare una esperienza in Italia che ha visto molto avanti anche le società partecipate come la nostra Terna, che è la società che gestisce le reti di trasmissione dell'energia. E è importante che tutti facciano un passo verso anche l'utilizzo sostenibile delle reti, lo sfruttamento sostenibile dell'energia, perché le tecnologie digitali possono aiutarci anche a dare una risposta nel proteggere le infrastrutture, ma nel rispondere anche alla crisi climatica, che è un tema che si pone con sempre maggiore evidenza, e lo vediamo anche dai fenomeni gravi di mancanza di acqua, di siccità e di scarsità di piogge, non solo qui in Europa, ma anche in altri continenti. E per questo l'infrastruttura è un asset strategico. Assolutamente, è veramente l'ossatura, diciamo, di sistemi oggi sempre più articolati e complessi che devono tuttavia garantire la sicurezza multidimensionale e la prosperità delle nostre comunità. Certo, grazie. Come possiamo condividere queste lezioni apprese e come metterle insieme per un risultato finale che ci può guidare per una resilienza enhanced? Non ho una domanda, non ho una risposta specifica, ho sicuramente la certezza che anche discorsi di questo tipo o incontri che guardano ad analizzare a fondo possono creare interesse nelle stakeholder che possono incidere, e questo è un modo sicuramente
chiaro di progredire. L'impegno e il supporto nei vari percorsi, nelle varie discipline, ma anche ricordando ancora una volta l'importanza della scuola, perché non si può progredire se non si ha un sistema scolastico adeguato per poter immaginare che da qui a N anni hai messo un seme che fa la differenza. Quindi io provo a ricordare quanto è importante è la scuola, ma la scuola è intesa non soltanto l'università, dall'educazione primaria in avanti e dal link necessario con le varie imprese. E naturalmente la mia visione è una visione di impresa, quindi non potrò Sì, ma essere... questo è un importante punto di vista perché è la sua esperienza diretta con il settore dell'infrastruttura, della digitalizzazione. Grazie. Sì, e nello specifico so che molte imprese sono ben collegate con questo sistema scolastico, nel dare il supporto, nell'immaginare il massimo da poter fare. No, non so se ho colto la domanda, però... No, è benissimo così, Perfetto, grazie. grazie. Vi ringraziamo per le idee sottolineate e posso dire che è stato un piacere per me e per noi avervi qui. E questa puntata sono sviluppate delle idee importanti che possiamo approfondire e per questo ci vediamo alla prossima puntata. Grazie. Grazie. Arrivederci. Molto Complimenti. Grazie.